Ecco, tre obiettivi, uno per il 16 mm, l'altro per la PSC e questo per il 135 o full frame. Questi due sono i rispettivi normali per il loro formato, con un angolo di campo di 45 gradi. Considerate che la visione umana bioculare è di 120 gradi, però il centro di attenzione, di interesse, si presume che sia intorno ai 50 gradi e poi il resto è visione periferica. Cosa guardare di un obiettivo? La lente frontale, dove dovremo leggere la focale. Questo è un Canon FD a 50 di 50 mm di focale, 1,8 di apertura. Ecco, l'apertura vuol dire l'apertura massima di diaframma. Prendiamo il Fuji, quindi è un obiettivo per macchina digitale e si capisce anche perché ha i contatti elettrici, c'è il gatto, 10 contatti elettrici per avere informazioni sulla focale, sulla messa a fuoco, portare la corrente per i motorini della messa a fuoco e cos'altro, quant'altro. Qua le sigle sono aumentate, vedo che c'è scritto XF 35 mm, probabilmente serie e focale, 1 a 2, 2 l'apertura massima, VR come water resistant e poi riporta anche il diametro dei filtri, 43 mm. Questo appunto la differenza se uno ha obiettivi per le vecchie macchine analogiche è che ci sono dei comandi meccanici per l'apertura del diaframma. Questo qua invece è molto semplice, obiettivo da 16 mm, focale 25, che già sul suo formato è un telino, è un tele, corrisponderà a un 50 per questo e a un 75 per quell'altro. Numero di serie, ecco qua ci mette anche il numero di serie, l'apertura minima e questo è il più luminoso. E la curiosità però di questo obiettivo, tutti gli obiettivi della Bolex aveva il diaframma come ultima ghiera, la ghiera più esterna, mentre invece quella più interna era per la messa a fuoco, è per la messa a fuoco, cosa che invece in tutti gli altri modelli è sempre la ghiera più esterna, la messa a fuoco. E qua il diaframma molto piccolina, ma con anche la scala delle profondità di campo. Qua nel digitale io ho scelto una serie che avesse almeno l'apertura dei diaframmi, ma la messa a fuoco è andata a farsi benedire, cioè non ho più i riferimenti dei metri, li devi solo giudicare nel mirino. Ho preso un altro obiettivo, è sempre della serie per il 135, è un altro Canon, ecco nelle etichette io gli ho messo prima in grande la focale e poi il formato. Questi obiettivi comunque si possono usare con opportuno anello benissimo sul full frame e conservano la stessa angolo di campo. Io ho preso un adattatore per usarlo con l'APS-C e devo solo considerare che la focale è sempre quella, ma l'apertura, l'angolo di campo è una volta e mezzo più lunga. Perché ho preso questo? Per farvi vedere come il variare di nulla, perché l'apertura è uguale, come dire, la massima apertura è 1,8, ma come varia, ecco sì, il diametro della lente frontale. Semplicemente da un 50 a un 85 per mantenere la stessa luminosità, 1,8, la lente è ben aumentata. Ecco. Poi un'altra cosa che prima non ho detto, consideriamo il tipo di attacco di obiettivo. Ecco, questo qua è un Canon, l'attacco Canon dell'FD.
precedenti alla EOS. Vediamo invece com'è un attacco Fuji X, è molto diverso, 3 flange, vedete, positive, però io le chiamerei, mentre qua è ancora 3 flange più grandi, ma io direi negative, perché le flange vere e proprie le trovi sul corpo macchina. Quindi attenzione alle compatibilità, agli anelli, vedere anche queste cose. Questo non è un obiettivo, è un mirino da regista, spero si legga, Director Viewfinder. È un po' come uno zoom, infatti ci dice 12:1, quindi a 12 ingrandimenti. È un Mark 5, qua c'è il numero di serie, vedete com'è basso, 9713, perché sono articoli per gli operatori, i direttori della fotografia, i registi, di bassa produzione. È prodotto in America dall'Alan Gordon, a Hollywood, California. Cosa serve? Qua vedete, abbiamo le film size, i formati delle pellicole, 16, 35, 35 anamorfico, ma anche dall'altra parte abbiamo i video format, 3 formati video. Non solo, davanti, non davanti, lo vediamo meglio qua, questa prima ghiera ci sono gli aspetti, i rapporti di aspetto, aspect ratios, dove si parte dall'1,33 dell'Academy, quindi piuttosto quadrato, per andare ai panoramici, 1,66 del cinema europeo, l'1,85 del cinema americano, ma poi adottato da tutti, e c'era anche già l'HDTV. Questo è di metà anni 80, primi 90, quindi il 16 noni o 1,77, infatti a metà. Per finire c'è l'anamorfico 2,35, quello del CinemaScope. Cosa succede? Vedete qua davanti? Viene messo un mascherino senza, quindi l'1,33, e poi i vari mascherini. E questa è una cosa. L'altra è che tu impostavi un obiettivo, per esempio mettiamo il normale, e questa usi l'altra ghiera, il 16 per il 16, e qua hai la corrispondenza con gli altri formati. Avresti bisogno di un circa 35, un 35 e di un 70 per l'anamorfico. Qua stiamo ancora con i formati normali. Il 2/3 di pollice, che poi è il sensore delle camere broadcast di adesso, hai bisogno invece, per avere un normale, ecco, no, ti dice è lo stesso, vale anche per i 2/3, mentre invece se hai camere col sensore più grande, un pollice, devi andare a un po' più di 20, da 16 a 20, o camere un po' col sensore più piccolo, quindi mezzo pollice, che è la metà del pollice ed è un po' più piccolo dei 2/3, non va più bene il 16 dei 2/3, parliamo per i giorni nostri, ma ci vuole un 9, se da qua 10 a 15, 16, 17, 18, no scusatemi, qua sarebbe 9, un 12, 11, 11, 12, 13, un 11, ok? Quindi questo qua è il mirino da regista. Sono questi due pezzi. Beh, questa è una lente, vedete, solamente una lente e pesa, bella massiccia di vetro, e qua c'è una lente ma anche il diaframma. Vedete, finalmente ve lo posso proprio far vedere bene. Un diaframma giusto, che era di un obiettivo che aveva come massima apertura 2.2, la minima non me la sono segnata. Era uno zoom della Cooke, Taylor & Hobson, Varotal 30. Qua sto muovendo il
il diaframma, che è composto da 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamelle. Adesso i più esigenti chiedono almeno 9 lamelle. Comunque, qua a malincuore ho smontato uno zoom che era per le telecamere secondo me da un pollice, era uno zoom del 76. Metterò la fotografia di com'era nel suo case, adesso direbbero, nella sua forma definitiva, montato sulle camere da studio della Rai, forse degli anni, anche prima, degli anni 70, quindi immagino con tubi almeno da un pollice. Un altro formato è il più grande che possiamo affrontare in questa video lezione. Ah, ecco, ciao Valentina. Questa è l'obiettivo della Mamiya RB67, che è la macchina che usa anche Valentina. Cosa dire? Intanto è un bel peso, Guardate. Lente frontale non sembrerebbe così luminosa, no. Posteriore siamo lì, è uguale. Questo è un 140 macro Mamiya Secor però è il nome, mi sa, no, è il nome dell'ottica. Ecco, 4.5, è circa come questo. Che strano però, che era 4 in un teleobiettivo, però questo non è, sì, anche lui è un telino nel 6x7. Cos'era? Fatemi vedere. Circa il 100, no, era un 70, dai. Questo qua era come un 70 mm. Questo però è un obiettivo molto complesso, infatti io non capisco, pazza Valentina, che sei andata a prendere la Mamiya quando c'era la praticissima Hasselblad svedese, o anche la Pentax 6x7. Vabbè, gli appassionati, perché questa macchina in realtà la messa a fuoco l'aveva nel corpo macchina, aveva un soffietto. Qui però si aggiungono un po' di casini perché è un macro. Vabbè, questa qua non spaventiamoci, è la ghiera dei diaframmi, qua è il riferimento. 4,5, 32, perché un macro deve chiudere molto. Questa qua non si muove, questo qua azzurro è un regolo, non muove niente, ci ho studiato, è solamente un regolo che ci dice, vabbè, a quella messa a fuoco con quel diaframma, la profondità di campo, che comunque è ridicola con questo macro, perché cioè è scarsissima, vabbè, quando sei verso i fuochi lunghi no, vabbè, poi ci dice gli ingrandimenti e l'aumento di diaframma, per cui quando andiamo a rapporto 1, no, non ce l'ha neanche, poverino, sì ce l'ha, rapporto 1:1, cioè ciò che vedo è grande come nel fotogramma. Lei per esempio, sì, messa per così nel 6x7 ci sta, la faremo a grandezza naturale, devo aumentare di 2 stop. È anche vero che questa macchina però aveva l'otturatore nell'obiettivo, altra complicazione dei Secor, che veniva però collegata all'alimentazione della camera. E infatti guarda, era un obiettivo già che per i tempi, perché si sta parlando forse degli anni 80, aveva già i contatti elettrici, tanti contatti elettrici. Va bene, questo qua, vediamolo a confronto, come ingombri, è un obiettivo per il 120 e questo qua, ritorno a dire, è l'obiettivo del 135.
questo è uno zoom con, ecco, questa parte si potrebbe provare anche a smontare, ma è il servomotore, perché è uno zoom per uso televisivo. Ottimo, della Canon. Vediamo un po', impariamo a leggere anche nello zoom. Talvolta non è, negli zoom televisivi non c'è scritto sulla lente frontale, che comunque suonano le campane di Chiaravalle. Come dire, l'apertura e le focali, no, le riportano piccole piccole qua. Potrei usare la lente della Cook, ma forse è meglio. Allora, leggiamo la focale minima è un 6.7 e la focale massima è un 18. Qui solo? No, 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 6.7 per 18, 18 per, a 18 ingrandimenti. Ma vi dirò, si fa prima a guardare sulla ghiera dello zoom, 6.7, 121, che non sta scritto da nessuna parte. Quindi 121 è 18 volte 6.7. Questa è l'escursione dello zoom. Vedete, c'è una piccola maniglietta per l'uso a mano, oppure accoppi il motore qua e gli dai l'alimentazione che la prende dalla camera. Adesso si può ancora zoomare, però è frizionato e forse non gli fa proprio bene. I diaframmi, lui ce l'ha detta l'apertura? No, non c'è scritto quasi niente. L'apertura te la vai a leggere nella ghiera dei diaframmi, che è sempre quella più vicina alla macchina, ed è un 1.4, è molto buona. 1.4 di apertura massima. Ah, guarda, qua in piccolino ci dice che per il mezzo pollice, per le camere col formato mezzo pollice, broadcast ma non le top. E qua in ultimo uno va a controllare, ma che attacco è? Come vedete le 3 flange ritornano spesso, ma questo è un attacco Sony, che poi aveva adottato anche la GVC, quindi Sony Mount. Sì, questo è anche un macro e vedo che c'è un'ulteriore escursione, cioè puoi fare una messa a fuoco rifinita quando sei a fondo scala, sei sotto lo 0.9, 90 cm, interviene il macro, ma qualche volta lavora meglio all'infinito e in grandangolo. Zoom a confronto. Questo ne abbiamo parlato prima, è quello per le camere da mezzo pollice televisivo con una escursione molto ampia, un 18x. Questo invece è uno zoom sempre della Canon, giapponese, ottima marca di obiettivi, per uso fotografico per il 135 mm o adesso adattabile al full frame. Però come vedete l'escursione di un obiettivo fotografico è molto difficile che sia un 10x, lì è addirittura 17, qua siamo 80-200. Non è neanche un cos'è? Non è neanche un 3x sarà. No, neanche 2x8 160, 2,5. In fondo qua lui ti metti le focali principali, l'80, il 100, il 135 e il 200 più gli intermedi, comunque copre diciamo 4 focali. Apertura non è un granché perché se no devi pagare. Quando vedete quei bei Canon bianchi sono apertura a 2, 4, questo è 4. Questa è la sua lente che comunque non è male e pesa. La messa a fuoco è qua. Questo qui si allunga. Questo tipo di zoom ha un po' la fregatura che, vedete, si allunga, vabbè, a 1 metro, è aumentato di quasi 2 centimetri all'infinito, è giusto così. Altri però hanno il movimento interno. No, cosa dire? Ecco, che focali superiori al 50 mm, in questo caso, o al normale, in genere, a tutti i normali, invece di avere un angolo di campo di 45 gradi è più piccolo.
qua per un 80 sarà, forse per il 100 sarà quasi il doppio, cioè il doppio, la metà, una trentina di gradi, 20 gradi e via dicendo, fino ad arrivare anche a 1 grado per i telespinti, non per il 200, ma adesso non me lo ricordo, ma si arriva a 1 grado di angolo di campo. Al contrario, per i grandangoli l'angolo di campo aumenta, quindi è maggiore di 45 gradi, fino ad arrivare all'esagerazione dei 180 gradi di un fisheye che arriva a farti vedere i piedi.